In questo video ti parlo del fatto che, secondo me, troppi plugin limitano la tua crescita. Ora ti spiego perché. Come ti ho detto all'inizio, dal mio punto di vista, utilizzare troppi plugin limita la tua crescita. Perché? Perché nel momento in cui tu smetti di essere esigente con te stesso nel registrare una traccia vocale perfetta, perché pensi che dopo, in fase di post-produzione, tu possa aggiungere qualsiasi tipo di plugin per risolvere qualsiasi tipo di problema, ecco, questo ti fa smettere di crescere e di migliorare. Che cosa voglio dire? Ovviamente questo video è rivolto a te che fai podcast, quindi non a te che hai un gruppo musicale e utilizzi le registrazioni per fare musica. Stiamo parlando soltanto di podcast, quindi fondamentalmente di tracce vocali di parlato. La mia teoria è questa: se tu pretendi da te stesso di registrare il meglio possibile, quindi rifacendo quella traccia n volte, fin quando non è, tra virgolette, perfetta, e quindi smetti di far questo perché dici tanto in post-produzione io aggiungo X plugin e questi risolvono il problema. Facendo così smetti di crescere. La colpa non è tutta tua, nel senso che io vedo che su YouTube ci sono tanti canali, tanti personaggi, tanti professionisti che suggeriscono in continuazione plugin, nella maggior parte dei casi plugin gratuiti, perché il web è pieno di plugin gratuiti che alcuni suonano decentemente, altri suonano veramente una schifezza. Poi ci sono anche plugin che sono in continua offerta. Qualsiasi tipo di azienda produttrice di plugin ha degli sconti pazzeschi, sempre il 50%, il 70%, il 20% e così via. Quindi si è tentati di acquistare plugin. Ecco, io se segui i miei video sai che da tempo ho smesso di utilizzare plugin, se non proprio in maniera minimale. Quindi voglio dire, la colpa non è tanto tua, perché giustamente scarichi infiniti plugin gratuiti, oppure li compri veramente a pochissimi euro o pochissimi dollari e li vuoi utilizzare. Quando tu ne utilizzi troppi, al di là del fatto che snaturi la tua voce, quindi la tua voce non è più tua, ma è un qualcosa di strano, di artefatto, di artificioso, di finto, potremmo dire, suona quasi di plastica da un certo punto di vista. Il mio consiglio è quello invece di pretendere da te stesso delle registrazioni vocali perfette. Lo so che la perfezione non esiste, infatti dico perfette, adeguate a te, al tuo livello di preparazione, al prodotto che vuoi pubblicizzare successivamente. Quindi il mio consiglio è studia la tecnica microfonica, lavora bene con la voce e ti farò vedere che migliorerai la fase di registrazione e avrai bisogno di molti meno plugin successivamente. Adesso ti racconto io che cosa utilizzo, quindi se sai come lavoro io sai che da tanto tempo ho utilizzato il DBX286S, adesso l'ho venduto e mi è rimasto il Behringer UV1. Ho smesso anche di utilizzare la mia scheda audio, l'SSL2, che adesso è lì, sto registrando adesso nell'SSL2, non la utilizzo più per far podcast. Ho anche venduto il Rodecaster, ma ti racconto un sacco di cose nei prossimi video. Ho comprato lo Zoom P4 che è spaziale, ti farò un sacco di review su questo strumento. Del resto avevo anticipato, no, in qualche video che il Rodecaster Pro mi stava stretto, non mi piaceva più di tanto e alla fine l'ho venduto. Comunque, torniamo a noi. Adesso sto utilizzando per registrare i miei podcast il Rode Procaster che va direttamente dentro il Behringer UV1. Perché? Perché il Behringer UV1 è una sorta di scheda audio che ha in più una sezione, oltre di preamplificazione, ovviamente anche di compressione, di equalizzazione, di de-esser e soprattutto di gate expander, che è la funzione che a me serve di più in assoluto e che servirebbe di più anche a te, voglio dire. Benissimo, quindi sto utilizzando quello. Che cosa uso dopo? Nessun plugin se non uno soltanto della Isotope, che è un mouth declicker, cioè elimina tutti quei click della voce che non ci accorgiamo di avere ma che inevitabilmente abbiamo. Quando, grazie a questo plugin, isolo la voce e lascio soltanto i click, sento è inevitabile, quindi dico quanta spazzatura c'è nella voce. Ecco, quindi utilizzo quel plugin, per me è fondamentale, dopodiché utilizzo il VLM soltanto per dare il giusto volume alla traccia prima di esportarla, quindi i famosi meno 14 LUFS per Spotify e per YouTube, e poi esporto la traccia. Stop. Solo in alcuni casi ho utilizzato un equalizzatore di correzione e un compressore non per ispessire la voce, ma semplicemente per renderla uniforme da un punto di vista di volume. Basta, niente di più. Oltre ovviamente il mouth the click e il VLM, ok? Stop.
Questi sono i plugin che ho utilizzato, quindi io non vado alla ricerca del plugin nuovo, più figo, gratuito, scontato, eccetera, perché ce li ho. Cioè, una volta che c'ho un equalizzatore decente, che suona bene, una volta che c'ho un compressore che suona bene, c'ho il mouth click che della Isotope funziona benissimo, c'ho il VLM per regolare il volume, ma cosa mi serve più? Un deesser? Sì, se non ce l'hai nella scheda audio come me sul V1, il deesser pure può essere indispensabile, però voglio dire, al di là di questi plugin, non te ne servono, quindi acquisirne gratuitamente o a pagamento tantissimi, ma che senso ha? Ripeto, soprattutto perché la traccia vocale deve essere perfetta. I plugin non devi utilizzarli per correggere, sì, sicuramente vanno utilizzati in fase correttiva, ma voglio dire, non devono correggere ciò che può essere migliorato, ciò che può essere risolto in fase di registrazione. Quindi non confondere questo, cioè il plugin va a risolvere piccole problematiche che non si possono risolvere con il rifacimento della traccia. Quindi se tu però con N-Take riesci a fare una traccia buona, dopo i plugin li userai veramente pochissimo, non snatureranno la tua voce e otterrai un effetto ancora migliore, perché se il plugin deve andare a risolvere gravi problematiche della tua registrazione, ne userai tanti, li userai in maniera molto forte e snaturerai la voce, come ti raccontavo prima. Se invece la registrazione è perfetta o comunque molto buona, il plugin lo userai in maniera leggera soltanto per risolvere piccole problematiche o per andare a migliorare alcuni singoli aspetti. Ok? Questo è il senso, per cui ti invito a smettere di fare collezione di plugin perché non ti servono a niente. L'equalizzatore è un equalizzatore, è inutile averne 10, un compressore è un compressore, è inutile averne 50 e così via. Quindi escono plugin gratuiti, chi se ne frega, cioè quelli funzionano bene, a meno che quel plugin che stai utilizzando non ha delle funzionalità che a te vanno veramente strette, allora ne cercherai un altro. Ma se ti trovi bene con quel plugin, ma che necessità c'è di acquistarne in super sconto o di scaricarne gratuiti altri? Dal mio punto di vista, ovviamente questo è un video fatto dal mio punto di vista, nessuno. Non c'è nessun motivo, se non quello di limitare la tua crescita, perché ti affidi al plugin come soluzione a tutti i problemi. Ma non è così, il plugin non serve a quello. Volevo far da tempo questo video perché vedo troppi canali incentrati esclusivamente sui plugin. Sì, bello, ma il professionista, per esempio, un professionista che guarda quei video è importante perché si aggiorna sulle nuove uscite e quant'altro, ma una persona che sta iniziando, che ha poca esperienza o che è sempre improvvisato, che vede tutti questi plugin, tende a farne collezione e a utilizzarli, quindi magari si trova in una catena dove ci sono 2 equalizzatori, 2 compressori, noise gate, deesser, eccetera, eccetera. Non che non sia giusto far questo, ma per gestire una catena del genere fatta bene serve un professionista. Ok? Quindi probabilmente tu che stai guardando questo video non sei un tecnico del suono come non lo sono io, per questo io tendo a semplificarmi la vita al massimo, proprio perché non essendo un tecnico del suono, è vero che smanetto da tantissimi anni, quindi un po' di esperienza ce l'ho, ma non essendo io un tecnico del suono e non volendomi complicare la vita, cerco di rendere le cose semplicissime, quindi le mie registrazioni sono già per me buone in partenza, ok? Questo è quello che volevo trasferirti, quindi se hai domande, dubbi, curiosità, insomma non esitare a contattarmi, lo sai, io ti rispondo, cerco di rispondere a tutti sempre nel più breve tempo possibile, però smetti di usare troppi plugin e concentrati sulla fase di registrazione, che è la cosa più importante del mondo. Tutti i tecnici del suono, tutti i più grandi producer del mondo dicono tutti la stessa cosa: se il prodotto iniziale è buono, dopo è tutto più facile. Può intervenire anche pochissimo. Se il prodotto iniziale fa schifo, non c'è storia, puoi applicare tutti i plugin del mondo, ma il suono farà schifo lo stesso, ok? Questo è un concetto fondamentale che mi piacerebbe che tu facessi tuo, ok? Ti chiedo infine un'ultima cosa, anche per testare se stai guardando questo video fino alla fine. Sto utilizzando un nuovo setup in questo momento e ti ho detto ho venduto il Rodecaster, ho fatto un sacco di cambi, adesso sto usando l'SSL2 che sta registrando la mia voce dentro Reaper e sto usando come al solito il mitico microfono Octava MK1201 se non ricordo male, ma ti metto il link in descrizione. Come si sente l'audio? Dal mio punto di vista si sente meglio rispetto a quando questo stesso microfono passava dentro il Rodecaster.
ok? Dal mio punto di vista si sente meglio e la stanza è sempre la stessa, insomma, soffitto altissimo, finestrone gigantesco, ma tu questo lo sai perché mi segui già. Mi fai sapere come si sente? Per me si sente meglio rispetto a prima, però insomma il tuo feedback è sicuramente più importante. Va bene, allora io ti ringrazio per aver guardato questo video, come al solito scrivimi, commenta, fammi domande, io sono qui a disposizione. Noi ci vediamo prossima settimana, nel frattempo ti auguro una buona registrazione.